Benvenuti su Culture and Education. In questo video vi portiamo nel cuore della Valtellina, a Tirano, per esplorare un tesoro di storia, arte e mitologia. Palazzo Salis. Preparatevi a varcare la soglia di una dimora che non è solo un edificio, ma un libro aperto su 8 secoli di nobiltà, un punto d'incontro del potere politico e una celebrazione barocca del mito. Per gli amanti della storia e dell'architettura del 600 e del 700, Palazzo Salis è una meta imperdibile. Oggi Palazzo Salis si erge con una facciata in stile tardo cinquecentesco. Il centro è caratterizzato da un imponente portale barocco. Dall'ingresso un portico conduce al suggestivo giardino interno all'italiana, riconosciuto come uno dei più significativi della Lombardia e il più noto in Valtellina. Per accedere al circuito museale interno, che conta ben 10 sale decorate e affrescate, tutte recentemente restaurate, si sale l'imponente scalone e si transita per il Salone d'Onore. Questo salone presenta un soffitto magnificamente affrescato con decorazioni pittoriche settecentesche attribuite al pittore Cucchi. Tra le sale più significative troviamo il Saloncello, che funse da importante punto d'incontro del potere politico in Valtellina durante il XVII e il XVIII secolo. Entrandovi, si viene colpiti dallo spettacolare camino che espone gli stemmi delle famiglie Salis e Wolkenstein. La volta crea un mirabile effetto prospettico grazie ad archi ogivali che si elevano da una prima balaustra dipinta, simulando un'apertura verso l'esterno attraverso una lanterna centrale. Al centro della composizione campeggia l'immagine di Bacco, poggiante su nubi spinte dai venti. Proseguendo incontriamo la sala a soffitto policromo. Qui il soffitto ligneo dipinto è dominato da un medaglione centrale che raffigura il mitologico Endimione con Selene, la quale, secondo la leggenda, fu ispirata da un amore violento per lui. Un piccolo Eros, discosto, sembra essere l'artefice di questa passione, pronto a scagliare uno dei suoi dardi. Le pareti sottostanti esibiscono un fregio ininterrotto con rigogliosi motivi naturalistici, tra cui spiccano frutti dai vivaci colori. Un'altra tappa fondamentale è la sala di Apollo e Aurora. Il nome deriva dall'ampia superficie affrescata sulla volta, dove il carro di Apollo sembra sfrecciare su un vasto cielo azzurro, mentre Eleos, l'Aurora, ed Eros bendato lasciano piovere petali dai tenui colori. Suggestive finte architetture, dipinte sulle pareti, si elevano su 2 piani e si concludono con una balaustra che si affaccia sull'interno della sala. Non meno affascinante è la Camera delle 8 Meraviglie. Qui l'ignoto pittore ha voluto celebrare le 7 meraviglie tradizionali, come i giardini e le mura di Babilonia, le piramidi d'Egitto, il tempio di Artemide a Efeso, il mausoleo di Alicarnasso, la statua di Zeus a Olimpia, il colosso di Rodi e il faro di Alessandria, aggiungendo un'ottava meraviglia, il Colosseo. L'effetto prospettico è suggestivo, con le 8 scene affrescate entro lunette aperte cromaticamente su un immaginario esterno. Sala dei Turchi. Il nome di questa sala prende origine dai 4 busti raffigurati nella decorazione della volta,
Un intreccio di forme eleganti e colori raffinati accompagna lo sguardo verso l'alto, dove su una cornice mistilinea si alternano telamoni e i volti di 4 turchi. Sono loro a sorreggere il medaglione centrale, di forma quadrilobata, che racchiude 3 divinità della mitologia classica. Al centro domina Zeus, con la sua maestosa aquila, simbolo di potere e autorità. Accanto a lui Giunone, riconoscibile dal pavone, emblema di regalità e fedeltà. E infine Mercurio, messaggero degli dei, che porta con sé il suo caduceo, segno di intelligenza e comunicazione. Sulle pareti 6 delicate lunette affrescate completano l'insieme. Ognuna racconta un tema simbolico diverso: la caccia, la guerra, la devozione, la sapienza e la vita. Solo una scena si distingue per la presenza di più figure, creando un'atmosfera vivace e armoniosa, quasi un Parnaso familiare, dove l'arte e la conoscenza sembrano dialogare in un equilibrio perfetto. Sala dei Telamoni. Una finta trabeazione dipinta separa le pareti dal soffitto, dove 12 lunette aprono lo sguardo su un cielo azzurro e paesaggi lontani. Sulla volta, 12 telamoni dalle espressioni diverse sostengono la struttura con forza e grazia. Al centro, un medaglione ottagonale racchiude 3 putti danzanti che portano una corona d'oro, simbolo di luce, armonia e bellezza. Infine, la Sala del Camino celebra il prestigio della famiglia. Un imponente camino a stucco espone lo stemma che ricorda la concessione del titolo comitale a Giovanni Salis da parte dell'imperatore Leopoldo I d'Asburgo, avvenuta il 26 agosto 1694. Lo stemma comitale è sorretto da 2 putti e raffigura anche le figure della giustizia, armata di spada, e della fortezza, che regge una colonna. Lo stemma inquartato presenta nel primo e quarto quarto un salice piangente sradicato, verde, su un fondo d'oro, mentre nel secondo e terzo è palato di rosso e argento. Il complesso include anche la cappella gentilizia barocca intitolata San Carlo Borromeo. Questa esisteva già all'inizio del XVII secolo. L'accesso privato alla chiesa è possibile tramite una tribuna collegata al primo piano del palazzo, attraverso un cavalcavia che sovrasta la via San Carlo. Palazzo Salis di Tirano, oggi uno dei più importanti palazzi della provincia di Sondrio, è la meta ideale per chi è appassionato di storia e architettura. È un luogo dove l'antico fasto della nobiltà Sertoli-Salis si fonde con la grande arte barocca, offrendo uno sguardo unico sul patrimonio valtellinese. Se questo viaggio nella storia vi ha incuriosito, non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale Culture and Education per non perdere i nostri prossimi approfondimenti.